Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi mi scrive Gianfrancesco, nome di fantasia, che mi chiede: Luca, io vorrei investire seguendo i dettami della legge islamica. Perché? Perché la mia religione è l'Islam e sono un devoto credente. Va bene Gianfrancesco, non ci sono problemi perché la tua domanda capita a pennello, perché già su Reddit avevo visto una domanda di questo tipo, quindi ti ringrazio per avermi iscritto e per avermi dato l'opportunità di risponderti. Ci sono alcuni strumenti che puoi considerare. Io oggi non ti dico assolutamente compra questo, compra quello, compra quell'altro. No, mai, non lo puoi fare a meno che non vieni, non facciamo una consulenza, perché la questione dell'investimento merita sempre e solo la consulenza personalizzata. Io qua oggi voglio fare un minimo di educazione finanziaria, quindi prendo un ETF screener, diciamo, chiamiamolo così, a caso, che si chiama Just ETF, uno dei più famosi, e vado a cercare una serie di ETF conformi alla Sharia, alla legge islamica. E quindi Just ETF mi dà questi tre strumenti. Io non ho fatto una ricerca approfondita, quindi magari ne esistono altri, ne esistono di migliori. Sicuramente esistono strumenti migliori per il tuo caso specifico, che io però non conosco, quindi non comprare assolutamente nulla di quello che vediamo oggi, perché questo è un video educativo. Quindi io direi di aprirli, apriamo questi tre perché sono solo tre, e andare a, diciamo, commentare molto velocemente il tipo di offerta, diciamo, che mi dà il mercato. Allora, intanto io qua ho una panoramica, come vedi, mi dà la dimensione del fondo, quindi sono strumenti con pochi milioni di euro, l'ultimo in particolare ha solo 15 milioni, quindi è incredibilmente piccolo. E attenzione perché ha anche dei costi molto importanti, 0,75 io ti posso dire, questa è tutta consulenza educazione finanziaria che vale per chiunque comunque, ti posso dire che 0,75 generalmente per un ETF come per un qualsiasi strumento finanziario è abbastanza alto. 0,30, 0,35 siamo ancora in fascia medio-alta, ma quantomeno diciamo non è lo 0,75. Poi vediamo che sono prevalentemente a distribuzione, ce n'è uno ad accumulo, quello più piccolo. Ti dico, non è che ti dico di non considerarlo neanche questo piccolo, ma tu che guardi questo video stai sempre attento alla dimensione degli ETF. Un conto è parlare di qualche decina di milioni almeno, e un conto invece è finire in ETF che hanno magari 1 milione, 2 milioni, 10 di patrimonio. È un po' poco, non hai chissà quale rischio esplosivo, domani perdi tutto il patrimonio, però attenzione perché possono sorgere quei famosi punti e virgole che io dico sempre che ti fregano nell'arco di una vita. Quindi diciamo accumulazione e distribuzione, ricordiamo velocemente cosa sono. Distribuzione vuol dire che tu ogni X mesi, ogni 3 mesi, ogni mese, ogni 6 mesi, non lo so, dipende dall'ETF, ricevi la cedola, ricevi il dividendo che ha maturato l'insieme di strumenti che è all'interno. Quindi qua ne abbiamo due che staccano queste cedole, questi dividendi, e uno invece che li riaccumula, quindi li reinveste in automatico. Fra parentesi, l'accumulazione dovrebbe sempre essere preferibile a prescindere. Perché? Perché ritarda il pagamento delle tasse. Quindi il mio capitale fa interessi su interessi più a lungo, l'interesse composto. Domicilio in Irlanda, va bene, nulla da dire. Ecco, qua c'è una replica totale, un campionamento ottimizzato e anche qua un campionamento, stessa cosa presumo, non so perché hanno mozzato un attimo il termine. E ti dico, vanno benissimo tutti questi tipi di replica. L'unico tipo di replica, tu che vuoi investire su strumenti halal, ma tu che vuoi comunque investire su strumenti, l'unico tipo di replica a cui dovresti stare attenta è la replica sintetica. Quindi qua, diciamo, stiamo abbastanza tranquilli. Quindi vediamo il sottostante di questi strumenti, cioè che cosa mi danno? Cioè io voglio investire in maniera etica secondo i dettami della mia religione. Ok, siamo oltre il discorso ESG, no? Environmental, Social and Governance. Siamo proprio in ambito religioso, una domanda molto interessante per questo, perché va oltre il discorso ESG, l'etica, no? L'etica personale che poi è diversa da chi determina i criteri ESG. In questo caso invece, diciamo, c'è poco da dire perché non è negoziabile, cioè la legge islamica è scritta in un libro, correggetemi se sbaglio, quindi le regole sono quelle per tutti. Vediamo cosa mi danno. Allora, partiamo dallo strumento più grande di tutti e poi andiamo a vedere il più piccolo.
Allora, questo strumento replica l'indice dei mercati emergenti islamici, replica i titoli azionari dell'indice dei mercati emergenti, ok, conformi ai principi della Sharia, della legge islamica. Va bene, mi dà i dividendi, le cedole ogni 6 mesi, io guardo nella scheda informativa che cosa ho effettivamente dentro, perché questo mi riconosce, come abbiamo detto, praticamente l'equivalente del mercato mondiale, salvo che abbia frainteso, dei paesi emergenti, ma depurato di tutte quelle aziende che non rispettano la legge islamica. Quindi è paragonabile a un EIMI, no? L'equivalente che però non è halal. Vediamo. Ecco, io direi di paragonarlo a EIMI allora. Vediamo se è un paragone che io posso fare. Ti direi di sì, è esattamente EIMI però in versione halal. Correggetemi nei commenti se sbaglio, se ho preso una travegola, perché io, ripeto, non è un video preparato, è proprio il bello del buon alla prima. Quindi è praticamente un EIMI, ok, però è halal. Ok, interessante questa cosa, perché ha sovraperformato invece l'indice equivalente non halal. Allora, io mi aspettavo il contrario, no? Di solito queste cose un po' particolari che si discostano da un indice di riferimento che considera tutti i titoli indipendentemente dai fattori che non siano la capitalizzazione di mercato, di solito lasciano per strada qualcosa di rendimento. Infatti, eccolo qui. Infatti l'ha fatto in passato, ha sottoperformato anche abbastanza pesantemente, come vedi, 17 contro 27, 15 contro 24, 31 contro 41, ha sottoperformato pesantemente per tanti anni, infatti, tranne l'ultimo, diciamo, sì, l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, dove lo strumento halal ha reso di più, ma neanche più di tanto. Allora, investe di qualità di consulente indipendente, che cosa ti posso dire? Ripeto quello che ho detto all'inizio, io non ti posso dire sì, questo è lo strumento che fa per te, perché è impossibile a meno che non sia stato fatto tutto un discorso generale sul tuo caso, su chi sei tu, su quale obiettivo vuoi raggiungere, su quale patrimonio hai. Ma ti posso dire che se cerchi un'alternativa che replichi i mercati emergenti, però rispettando quella che è la tua religione, beh, certamente questo strumento potrebbe essere interessante da valutare, fermo restando, ricordati sempre, che non è identico allo strumento che invece investe, diciamo, considerando solo la capitalizzazione di mercato. Quindi attenzione, perché se non puoi fare altrimenti, beh, io lo capirei anche, ma se puoi fare altrimenti, attenzione perché questo strumento poi nell'arco di una vita magari ti frega quei punti e quelle virgole che non hai considerato. Perché? Perché non è lo stesso strumento. Lui replica il più possibile fedelmente quell'altro strumento lì, ma non è mai lo stesso. Quindi, beh, il mio feedback è generalmente positivo. I costi sono importanti, come vedi uno 0,35 contro uno 0,18 è parecchio, è il doppio di costi, capitalizzazione anche molto diversa, 33.000 qua contro un 500, però insomma se uno non può fare altrimenti io potrei anche capire perché tu stia valutando questo. Poi guarda anche le partecipazioni, 400 contro 3.000, cioè sono due strumenti completamente diversi, per quanto tentino di essere simili. Però al di là di questo, diciamo, non ho questo grande feedback negativo da darti. Diverso discorso se fosse stato uno strumento a replica sintetica. Per scrupolo guardiamo anche gli altri due. Questo replica il mercato americano anziché tutti i paesi emergenti, di nuovo però rispettando la legge islamica. Va benissimo, insomma, il ragionamento l'abbiamo fatto prima, replica il mercato americano al netto di quelle aziende che però non sono halal. Questo invece è l'ultimo, ecco attenzione perché l'ultimo è a gestione attiva, mentre questi erano tutti e due a gestione passiva, ecco perché costa di più, perché è gestione attiva. Lui investe in tutto il mondo, questo è molto interessante, simile al famoso VVCE, no? Io replico tutto il mondo, o meglio ci provo, perché non è che compro 100.000 aziende, ne compro 3.000, 2.000, 5.000 magari, e però ecco qua c'è un bel problema, cioè al di là del costo, che è un costo terrificante, VVCE è intorno allo 0,20, qua siamo 0,75, quasi 4 volte di più, qua abbiamo un patrimonio che è ridicolo, 15 milioni e 41 partecipazioni, quindi
insomma, uno strumento che guardiamo rispetto a VVCE quanto si discosta. Ok, come vedi lo replica il più possibile fedelmente perché è un VVCE, però halal, e però niente, vedi, sfortunatamente si discosta per forza, per vari motivi, perché ha poche aziende e ovviamente incide sul rendimento. Quindi vedi, il trend diciamo è lo stesso, ma poi alla fine però di fare i conti con rendimenti che uno è il doppio dell'altro, anzi pure peggio. Quindi, beh, se tu stai valutando strumenti halal, Giampiero, io ti dico, ti posso aiutare? Sicuramente sì, ci sono questi strumenti, magari ce ne sono degli altri, possiamo capire insieme quali strumenti siano migliori se tu vuoi investire in questo modo che rispetta la tua etica personale e la tua etica religiosa. Quindi nulla, lascia un like o un commento se questo video ti è stato utile, iscriviti al canale e se invece vuoi approfondire questo discorso, fammi un colpo di telefono, noi possiamo approfondire in una chiamata fino a 30 minuti questo discorso, cercare di capire come ti posso aiutare ad investire, se posso aiutarti e poi eventualmente ci vedremo per una consulenza personalizzata dove entriamo nel merito, se lo vorrai, per costruire il tuo portafoglio che sia però halal. Quindi io ti ringrazio e ti dico al prossimo video. Ciao!